a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Luglio è arrivato alla fine e come ogni volta sono pronta a condividere con voi i miei prodotti preferiti del mese. Ad essere onesta, luglio è stato un mese abbastanza sfigato per me ne è successa di ogni. Tanto per darvi un'idea, ho avuto la varicella, 2 settimane da incubo. Alla mia veneranda età prendere la varicella è davvero agghiacciante. Nel caldo più assoluto e afoso io ero coperta di pustole urticanti. Sono ancora segni un po' dappertutto, in poche parole sto diventando, anzi sono diventata la donna leopardo. Allegria, buon umore e felicità. Se questo non vi basta, avete presente quando nei video mi lamento perché passano dei camion sotto la mia finestra? Credo che i camion abbiano voluto vendicarsi perché più o meno 2 settimane fa un bel tir ha cilindrato in pieno il mio balcone. Bene, grazie a Dio nessuno era sul balcone, nessuno si è fatto male, non eravamo neanche in casa perché sennò mi sarebbe venuto un infarto. Resta il fatto che il balcone è ancora in piedi ma non è agibile al 100% e quindi un'altra bella botta di culo, come si dice. Spero davvero che il vostro luglio sia andato meglio del mio, fatemi sapere se è così, soprattutto datemi speranza, ditemi qualcosa di positivo che ne ho tanto bisogno. Restando in tema di cose positive, fra poco finalmente iniziano le mie vacanze, non so ancora se andrò da qualche parte. Vabbè, non abbiamo ancora organizzato niente, in ogni caso ho deciso che mi prenderò qualche settimana di pausa dal canale di YouTube e dal blog come faccio tutti gli anni per rilassarmi e rigenerarmi, che ne ho bisogno un bel po'. E non avendo ancora organizzato niente non so dirvi esattamente quando riprenderà la classica programmazione, ma immagino che sarà verso fine agosto, inizio settembre. Detto questo, ci sarà però ancora un video prima della chiusura per ferie, ed è quello di venerdì, che sarà dedicato a GD, la giovane depressa protagonista dei miei racconti di ventenne. Leggeremo insieme un altro capitolo, non sono sicura se riusciremo ad arrivare alla fine della storia, ma conto di leggerne il più possibile, quindi non perdetevelo. Ok, direi che questa intro è già durata più che a sufficienza, quindi partiamo con i miei prodotti preferiti di luglio. Nonostante la varicella e le sfighe varie, anche a luglio sono riuscita a fare un po' di shopping, anche approfittando dei saldi, e sto per mostrarvi i miei 4 capi preferiti. Il primo l'ho preso su ASOS ed è questo top, questa t-shirt nera in cotone, abbastanza semplice. La particolarità è che ha dei laccetti incrociati sul davanti e anche sulla schiena, è leggermente scesa sulle spalle, della lunghezza giusta per essere portata infilata nelle gonne proprio come piace a me. La trovo molto sexy ma al tempo stesso facile da abbinare, me ne sono innamorata non appena l'ho vista ed è uno dei capi che ho indossato di più nel mese di luglio, post varicella, quando ho di nuovo potuto uscire di casa. Secondo pezzo, anche questo preso su ASOS, però è del marchio Boohoo. È un abito un po' particolare, ve lo faccio vedere come al solito indossato. Molto fresco, di nuovo anche più fresco del top perché il tessuto è super leggero, un vero toccasana perché ultimamente ha fatto un caldo senza senso. Ha queste bretelline che si incrociano sul davanti con delle ruche qua sulle spalle che poi scendono un po', è arricciato sul seno. Io di solito lo indosso con una cintura perché il taglio è abbastanza dritto ed è un taglio che su di me non mi piace tantissimo, ma con una cintura lo trovo perfetto. Mi piace molto anche la striscia azzurra blu su sfondo bianco, lo trovo assolutamente estivo e quindi è il secondo capo preferito di luglio. Il terzo l'ho preso su H&M, ho appena fatto cadere qualcosa, non è questo, questo dopo, ed è questo abito color cipria, un po' più pesantino come tessuto, un po' più strutturato. Lo adoro però perché ha questo taglio sceso sulle spalle con la ruche sul davanti che quest'anno mi fa impazzire, poi però è stretto in vita, morbido sui fianchi, leggermente retro, che per me è sempre un grandissimo plus, e poi adoro questo colore cipria, mi piace veramente un sacco e quindi l'ho indossato spesso, soprattutto la sera, perché di giorno è effettivamente un pochino troppo pesante. E l'ultimo capo l'avete già visto nel mio video lookbook estivo, ma ve lo ripropongo uno perché ho visto che è ancora disponibile anche online, mentre quello color cipria l'ho cercato e non c'è più, spero sia disponibile in negozio. In ogni caso l'ultimo capo è il vestito maxi dress lungo, sempre di H&M, ricamato sul davanti, senza maniche, molto morbido, molto comodo, perfetto da indossare la sera per renderlo un po' più elegante, oppure anche di giorno abbinato in modo più casual, quindi abbastanza versatile,
mi sto strozzando, scusate, e dovevo per forza includerlo tra i miei preferiti perché l'ho indossato veramente un sacco. E questo conclude la categoria abiti. Adesso passiamo alla categoria cura della pelle perché ho 3 cosette interessanti da condividere con voi. Ultimamente mi sono fissata con i prodotti per il contorno occhi perché sempre di più mi accorgo di rughe nuove che vengono fuori e sbocciano così da un giorno all'altro, e questa volta ho voluto fare veramente un investimento. Già, se non ricordo male, nei preferiti di giugno vi avevo fatto vedere la maschera per il contorno occhi della Sisley che era carissima, che è carissima. Il prodotto di oggi è di nuovo molto caro, in questo caso non ricordo assolutamente il prezzo, però vabbè, il marchio è La Mer, che è credo uno dei marchi più cari per quel che riguarda la cura della pelle, e la crema si chiama The Eye Concentrate, le Concentrate Contour des Yeux, quindi il concentrato per il contorno occhi. Il prodotto è in questa confezioncina ed è fornito insieme a una sorta di applicatore fatto con questa punta in metallo che è intanto molto fresca e poi è perfetta per stendere e tirare la pelle e far penetrare il prodotto in sé. Ne basta pochissimo, io lo sto utilizzando mattina e sera dall'inizio del mese perché credo di averlo acquistato proprio a fine giugno, se non ricordo male. La consistenza è perfetta, si assorbe in un secondo e trovo che abbia fatto una leggera differenza. Questo mese, come vi ho detto, è stato un mese pesantone per tanti motivi, occhiaie, borse, rughe mi sembra che siano peggiorate ulteriormente e quindi la Mer mi ha un po' salvato, perché se già così sembro la morte embriaca, immaginatevi senza. E vi ho detto tutto. Il secondo prodotto invece per la cura della pelle che vi propongo è decisamente meno caro, è del Body Shop ed è una maschera della quale vi avevo già parlato appena era uscita, Chinese Ginseng and Rice, quindi al ginseng e riso. È una maschera chiarificante che va a combattere le macchie, la discolorazione e illumina il viso. Dopo la varicella mi sono rimasti un bel po' di segni che cerco di coprire col trucco e ho utilizzato un po' più spesso questa maschera, che è molto piacevole perché io la stendo col pennellino, poi la si massaggia leggermente, fa anche un piccolo effetto scrub perché all'interno ci sono appunto delle particole di riso, non so se esiste la parola particole, comunque è leggermente ruvida. La si tiene in posa circa un quarto d'ora, poi la si risciacqua e lascia la pelle fresca, più luminosa, e non fa miracoli ma mi piace tantissimo, e spesso l'abbino con subito dopo una maschera idratante per appunto ripristinare l'idratazione della pelle. Ce ne sono di buonissime sempre di The Body Shop. L'ultimo prodotto del quale vorrei parlarvi, non sapevo se inserirlo nella categoria cura della pelle o trucchi, ma visto che questo mese non ho nessun prodotto per la categoria trucchi da condividere con voi perché non ho provato niente di nuovo e continuo ad utilizzare gli stessi prodotti che ho amato negli ultimi mesi, ho deciso di inserirlo quindi in questa categoria, ed è il Baume de Rose della By Terry, del quale vi ho già parlato 1 miliardo di volte. Ho acquistato però la versione colorata. In sostanza si tratta dello stesso prodotto con l'aggiunta di pigmento per colorare leggermente le labbra, e mi piace un sacco perché applico il Baume de Rose tutti i giorni, mattina e sera. La mattina adesso applico questo colorato che aggiunge appunto un velo di colore sulle labbra e lo uso al posto del rossetto, anche perché normalmente durante la settimana non utilizzo molto spesso il rossetto per andare a lavorare, tengo un look un po' più low key. Non so, oggi sono in vena di termini del quali non conosco esattamente il significato, prendetela così come viene. By Terry in Italia è praticamente impossibile da trovare, almeno che io sappia. Lo potete ordinare online, so che lo vendono attraverso il sito inglese Space NK, lo trovate in Francia molto facilmente da Sephora, e il Baume de Rose è veramente una bomba, un balsamo pazzesco che idrata a fondo e rende le labbra morbide e vellutate, e in questo caso potete scegliere anche fra colori diversi. Io ho scelto quello col colore rosso più intenso, anche se appunto è molto trasparente, è appena un velo, ma c'è anche su colori più rosati. Insomma, io ve lo consiglio, è un ottimo prodotto. E
questi erano tutti i miei preferiti in campo di cura della pelle. Adesso passiamo alle unghie, perché anche questo mese ho il mio smalto preferito. Il mio smalto preferito di luglio non è una novità, anzi è uno smalto che credo sia in commercio da un bel po' di tempo, della Deborah, quindi un brand molto facile da reperire, ed è della linea Gel Effect nel colore, credo sia, qua sul botticino non c'è scritto, ma mi sembra si chiami Sardinia Green, ed è questa sorta di verde acqua che ho anche sulle unghie, favoloso. Tra l'altro questo smalto ce l'ho dall'anno scorso, quindi quando l'ho rivisto ho detto bellissimo, mi piaceva un sacco. L'ho provato pensando sarà secco e inutilizzabile, invece era praticamente perfetto, e tra l'altro ce l'ho su da almeno 10 giorni e non ha ancora fatto un plissé, non una sbeccatura, niente. Paura, pazzesco, ve lo consiglio veramente tanto. Lo trovate un po' dappertutto, è abbastanza facile Deborah da reperire in Italia, il prezzo è anche abbordabile, è un ottimo smalto, il pennello è bello grande, il che vuol dire che bastano poche passate per coprire l'unghia per intero, e poi ha questo finish appunto effetto gel pazzesco. E poi guardate, non è bellissimo per l'estate? Verde acquamarina, mi viene da definirlo. Lo adoro ed è decisamente il mio smalto preferito di luglio e potrebbe essere anche il mio smalto preferito di agosto. E questo è tutto per la sezione unghie. Adesso passiamo alla sezione accessori, perché anche qui ho delle cosette da mostrarvi. Eccoci qui nella categoria degli accessori. Ho due cose da mostrarvi. La prima l'ho indossata praticamente per tutta l'estate, ho iniziato a indossarla a inizio giugno forse. Di cosa parlo? Della borsa in paglia, che mi sembra di capire sia anche un trend di quest'anno. Non me ne ero resa conto perché io adoro le borse in paglia, in estate non uso altro ma già da qualche anno. Però mi sembra di aver visto che anche su ASOS ce ne sono un bel po', Zara forse ne ha proposta qualcuna, e quindi senza volerlo ero assolutamente sul pezzo. In particolare questa borsa l'ho acquistata credo 4 anni fa, e si vede perché è anche tutta un po' distrutta sui bordi. Ho dovuto rifare come si chiamano? Un vuoto di memoria, i braccioli, le maniglie, come si chiamano? Ho dovuto rifare questa parte perché si era un po' distrutta, era una sorta di pelle sintetica che si è appunto sfaldata, quindi l'ho sostituita con della corda, e poi ho dovuto anche un po' restaurare la parte sul davanti, e l'ho restaurata io stesso aggiungendo dei fiori in più perché si era un po' lasciata andare, e anche quest'anno ho potuto riutilizzarla. Adoro queste borse perché sono super capienti, super comode, in questo caso poi ha anche le bretelle, forse bretelle, lunghe abbastanza da portarle in questo modo. Dentro ci sta il mondo, qua dentro c'è un po' di roba, compreso un assorbente, perché appunto come vi dicevo la uso ogni giorno, ed è un pezzo secondo me immancabile nel guardaroba dell'estate. Un altro pezzo immancabile nel mio guardaroba dell'estate sono le fasce per capelli. Credo che ve ne sarete accorti, ne ho 1,5 miliardi di tanti tipi diversi. Questo per esempio è un foulard vintage che ho preso al mercato delle Pulci, molto carino. Poi ho le mie fasce con la parte in fil di ferro modellabile, proprio come quella che indosso. Queste 3 le avevo prese a Londra, sempre in un mercatino. Ho la mia fidatissima bandana H&M e insieme ad 1 miliardo di altre fasce che utilizzo in vari modi, o così come lo vedete semplice, o come vi ho fatto vedere nel mio video con le pettinature dell'estate, tenendo sui capelli e mettendo la bandana un po' in stile retro, insomma, oppure semplicemente con un grosso fiocco. 1000 modi diversi, le trovo comodissime in estate perché permettono appunto di tenere i capelli raccolti, aggiungendo però un tocco di colore, un tocco un po' meno noioso e un po' più divertente. Quindi fasce per capelli sono senza dubbio uno degli accessori, proprio come la borsa in paglia, immancabili per me ogni estate. E questo è tutto per la sezione accessori. Fatemi vedere. Siamo arrivati alla fine perché c'è solo più la categoria dei libri. Questo mese finalmente ho dei libri da consigliarvi, e uso il plurale perché ne ho ben 2.
e in questo caso direi che la varicella ha aiutato. Quindi passiamo alla sezione libri. Il primo libro che vorrei consigliarvi non sarà una grande sorpresa perché ve l'avevo già accennato nel video dedicato ai prodotti preferiti di giugno, dicendovi che l'avevo appena iniziato ma aspettavo di finirlo per darvi il mio parere definitivo. Di cosa sto parlando? Di Il caso Malaucène di Daniel Pennac. Come avevo già detto nel video precedente, quello di giugno per l'appunto, sono stata una grandissima fan di Daniel Pennac negli anni 90, soprattutto della saga dedicata a Malaucène. L'ho adorata, ho trovato sempre i personaggi assolutamente interessanti, intriganti, non banali, quindi non appena ho scoperto che Pennac aveva pubblicato un altro libro della saga Malaucène ho dovuto acquistarlo immediatamente e devo dirvi che l'ho adorato, forse anche per ragioni un po' nostalgiche, perché mi è piaciuto ritrovare i personaggi che avevo lasciato tanti anni fa, vederli cresciuti, scoprire cosa hanno combinato e poi come al solito c'è una sorta di mistero da svelare e il protagonista Benjamin Malaucène come al solito si trova al centro di situazioni surreali pur non volendo, da buon capro espiatorio quale è, così come i suoi familiari, anche i più piccoli che ormai sono diventati adulti, e rimane la sua grandissima ironia, il suo modo di scrivere accattivante che continuo ad adorare. Quindi se avete amato Pennac negli anni 90 o anche più di recente, l'avete scoperto e vi è piaciuto, non perdetevelo perché ne vale davvero la pena. Il secondo libro che vi propongo invece non è un romanzo, è più un libro da coffee table, come dicono in inglese. L'ho scovato per puro caso in una libreria. Di cosa sto parlando? Tada! Frida di Sébastien Pérez e Benjamin Lacombe, credo siano francesi. In ogni caso è un libro illustrato dedicato a Frida Kahlo, pazzesca la qualità, non so se vedete ma la copertina è in tessuto, sembra quasi seta, bellissimo, e anche l'interno è assolutamente particolare, racconta la storia di Frida attraverso queste illustrazioni. Qui vediamo la Casa Azul e poi ci sono delle parti anche come questa che adesso vi mostro se ci riesco, vedete? Si apre, poi si apre ancora e via dicendo. Molto molto bello. Guardate anche questo, la colonna spezzata. Insomma, me ne sono innamorata non appena l'ho visto, costa 30 euro come spesso i libri da coffee table, ma lo trovo veramente imperdibile se come me avete un'ossessione smisurata per Frida Kahlo. Dovevo farvelo vedere, non so se si trova in vendita online, farò una piccola ricerca, se lo riuscirò a reperire da qualche parte come al solito metterò il link sul mio blog. Questo vale anche per tutti i prodotti che vi ho mostrato nel video di oggi. Se qualcosa vi ha stuzzicato fate un salto sul blog, trovate il link nella info box qui sotto e cercherò di mettere i contatti diretti e i riferimenti diretti per acquistare tutto quello che riesco a reperire online. E anche questa volta siamo arrivati alla fine di un video dedicato ai miei prodotti preferiti di luglio. Come sempre spero che le mie indicazioni vi siano piaciute, se così è non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video, in particolare l'ultimo di questa stagione che arriverà proprio venerdì, dedicato alla giovane depressa. Per oggi direi che non c'è altro, io vi mando il mio grandissimo bacio e noi ci vediamo venerdì. Ciao!